Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo bellissimo scialle fatto con questo punto che è davvero molto interessante, però è facilissimo da eseguire, tant'è che è la ripetizione di soli 2 righe. E senza aggiungere altro vi lascio al video dello scialle. Per questo progetto ho usato questo filato Sandy Specials che ho preso ai grandi magazzini Action. Non è niente di particolare, un 50 acrilico, 50 poliestere, però mi è piaciuta tanto la sfumatura di colore, molto delicata, molto raffinata, però appunto non è granché, ma ha una resa enorme perché per 150 grammi di cake abbiamo 412 metri di prodotto, 412 e mezzo per l'esattezza, ed ho usato un uncinetto del numero 5 e mezzo. Iniziamo il nostro lavoro con un nodino iniziale e poi saliamo con 4 catenelle. Dopodiché aggiungiamo 3 catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella, quella dopo il nodino iniziale, con un punto alto, entro qui e faccio un punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nella stessa catenella dove ho fatto l'altro punto e faccio un punto alto, e questo è il nostro inizio. Quindi abbiamo 3 punti alti calcolando le prime 3 catenelle iniziali, separati da 3 catenelle lavorate nella stessa catenella di base. Ora saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, e nell'archetto che ho subito sotto lavoro 7 punti alti. Una volta lavorati i 7 punti alti nell'archetto, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto centrale della riga del giro sottostante e faccio un punto alto. E di nuovo qui mi ritrovo l'archetto, lavoro 7 punti alti. Una volta lavorati i 7 punti alti vado a chiudere facendo un punto alto sulla terza catenella libera partendo dal basso con un punto alto. E così abbiamo iniziato il nostro primo giro. Dopodiché partiamo per il secondo, quindi salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto di base, cioè questo qui, il primo che trovo subito sotto, e faccio un punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto che ho del giro sottostante con un punto alto, entro in quello successivo, faccio un punto alto, entro in quello dopo e faccio un altro punto alto, per un totale di 3 punti alti su 3 punti del giro sottostante. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, dovremo andare a fare la nostra punta, quindi vado nel punto centrale, quello lavorato sul punto sottostante. Quindi entro qui, faccio un punto alto, 3 catenelle, un altro punto alto,
3 catenelle di separazione e di nuovo un punto alto nello stesso punto di base. Quindi praticamente abbiamo lavorato il primo aumento qui e altri 2 aumenti qui, 1 e 1, 2. Adesso andremo a fare l'altro modulo di 3 punti alti e chiuderemo con l'altro aumento. Quindi aggiungo una catenella di separazione, conto 1, 2, entro nel terzo punto che ho a disposizione del giro sottostante, quindi ripeto l'operazione, cioè 3 punti alti su ciascuno dei 3 punti alti che ho del giro sottostante. Aggiungo una catenella di separazione e vado a lavorare l'ultimo punto facendo l'aumento, quindi un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto. Una volta finito il secondo giro, che è il giro di preparazione per i ventaglietti, praticamente andiamo a ripetere la sequenza di ventaglietti. Quindi inizio con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, dopodiché trovo l'archetto, entro nell'archetto e lavoro 7 punti alti. Una volta ottenuti i miei 7 punti alti, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a fare un punto alto nel punto centrale nel gruppo di 3 che ho del giro sottostante. Quindi entro, faccio un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e andrò a lavorare il centro, quindi passo direttamente nell'archetto e lavoro 7 punti alti. Fatti i 7 punti alti, vado a lavorare con un punto alto il punto centrale, quello solo, e di nuovo mi ritrovo l'archetto e lavoro 7 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare il punto centrale di questo gruppetto di 3. Quindi salto il primo, entro nel secondo che è il centrale e lavoro un punto alto. Di nuovo catenella, vado a lavorare nell'archetto di 3 catenelle l'ultimo con 7 punti alti. Dopodiché vado a chiudere con un punto alto sulla terza catenella partendo dal basso il nostro giro. Arrivati a questo punto ripartiamo con la riga di preparazione. Quindi salgo
con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito sotto e faccio un punto alto. Abbiamo ottenuto il nostro primo aumento. Catenella, salto 1, 2, entro nel terzo punto e faccio un punto alto, entro in quello successivo, faccio un altro punto alto, entro in quello dopo, faccio un altro punto alto, per un totale di 3 su 3 punti alti del giro sottostante. Ho aggiunto una catenella di separazione, qui mi ritrovo il punto da solo tra i due ventaglietti, entro nel punto da solo e farò un punto V, quindi punto alto, 3 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, entro nel terzo punto che ho a disposizione e faccio un punto alto, entro in quello successivo, faccio un altro punto alto, entro in quello dopo ancora con un altro punto alto, aggiungo una catenella di separazione e vado nel punto centrale, quello che abbiamo lavorato sopra il punto da solo del giro sottostante, e faccio un altro aumento, quindi punto alto, 3 catenelle, punto alto nello stesso punto di base, di nuovo 3 catenelle e punto alto nello stesso punto. Così abbiamo fatto il nostro aumento centrale. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto, faccio un punto alto, in quello successivo un punto alto e in quello dopo un altro punto alto, catenella di separazione, c'è il nostro punto solitario qui, entriamo e facciamo un V, punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nel terzo e faccio di nuovo il mio gruppo di 3 punti alti su 3 punti alti del giro sottostante. Ora siamo alla fine, andremo a lavorare nell'ultimo punto, cioè alla terza catenella partendo dal basso delle 3 catenelle del giro sottostante e facendo un ultimo aumento, quindi punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto. Ora non faremo altro che ripetere questo giro qua, quindi abbiamo l'archetto, lavoreremo un punto alto iniziale, poi entriamo nell'archetto, lavoreremo 7 punti alti, catenella di separazione, un punto alto, catenella di separazione, lavoreremo l'archetto e via via. Quindi salgo con 3 catenelle, giro il lavoro, entro nell'archetto e faccio 7 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione e vado a lavorare il punto centrale nel gruppo di 3 punti alti che ho del giro sottostante, faccio un punto alto, aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato dal punto V, quello delle 3 catenelle, e faccio il ventaglietto di 7 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, vado a lavorare il punto centrale, il secondo punto praticamente nel gruppetto di 3 punti alti che ho del giro sottostante. Aggiungo una catenella, qui lavoro i 2 archetti, quindi entro,
faccio 7 punti alti, dopodiché lavoro con un punto alto il punto centrale ed entro nell'archetto successivo con altri 7 punti alti. Lavorato l'archetto di 7 punti alti, ho aggiunto una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto centrale dei 3 del giro sottostante, faccio un punto alto e di nuovo con una catenella di separazione mi sposto nell'archetto del punto V del giro sottostante e lavoro 7 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione e vado a lavorare con un punto alto il punto centrale del giro sottostante, quello centrale nel gruppetto di 3, filo sull'uncinetto, vado a lavorare l'ultimo archetto, quindi farò il mio ventaglietto di 7 punti alti, dopodiché andrò a chiudere con un punto alto aggiuntivo. Praticamente tutto si ripete ripartendo da qui, quindi dal giro numero, dal quinto giro. Quindi risalgo in questa maniera, 3 catenelle, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e faccio l'aumento qui nel primo punto che ho subito sotto. Aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nel terzo punto che ho del giro sottostante, faccio un punto alto, quello dopo un altro punto alto, quello dopo ancora un altro punto alto, catenella di separazione, entro nel punto da solo che ho qui e faccio un punto V, punto alto, 3 catenelle e punto alto nello stesso punto di base, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3 e lavoro i 3 punti centrali del ventagliato del giro sottostante su altri 3 punti con altri 3 punti, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel punto solo qua e faccio il V, punto alto, 3 catenelle, punto alto, catenella di separazione, vado a lavorare 1, 2, 3, entro nel terzo e lavoro i 3 punti centrali con altri 3 punti alti, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado a cercare il punto centrale, quello praticamente che farà una riga lungo tutto lo scialle con un punto alto, 3 catenelle, un altro punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto, catenella di separazione, conto 1, 2, 3, entro nel terzo e lavoro con 3 punti alti, i 3 punti alti centrali dell'archetto del ventaglietto che abbiamo del giro sottostante, catenella di separazione, salto tutto, qui mi ritrovo col punto da solo e faccio il mio punto alto, 3 catenelle e punto alto di nuovo,
catenella di separazione, 1, 2, 3, entro nel terzo, punto alto, in quello dopo, punto alto, in quello dopo ancora, punto alto, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado a cercare il punto da solo qua, faccio un punto alto, 3 catenelle, un altro punto alto, catenella di separazione, 1, 2, 3, entro nel terzo, ne faccio un punto, in quello dopo ne faccio un altro, in quello dopo ancora e faccio un altro punto alto, catenella di separazione, andiamo a lavorare l'ultima delle 3 catenelle partendo dal basso con l'ultimo aumento, quindi punto alto, 3 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. Ora, arrivati a questo punto, la sequenza è sempre la stessa. Dovremo fare ventaglietti. Una volta finito i ventaglietti, ventaglietto, punto alto, tutti separati da una catenella. Una volta finita questa sequenza, arriveremo di qua e riprenderemo la sequenza che abbiamo appena fatto. Ho lavorato il mio scialle per 21 motivi e ho lasciato il mio lavoro a metà del 22esimo motivo, cioè sul giro di preparazione formato dal punto V, 3 punti alti, punto V, 3 punti alti. Ora dovremo andare a fare ventaglietti, ma nello stesso tempo faremo un giro di finitura. Quindi faremo in questo modo. Qui saliamo con 3 catenelle come al solito e nel primo archetto lavoreremo 7 punti come al solito, nel primo e nell'ultimo. E andremo direttamente nel punto centrale dei 3 punti alti del gruppo, cioè del giro sottostante, con un punto basso, filo sull'uncinetto, entro direttamente nell'archetto, quello del punto V, dove andremo a lavorare 9 punti alti. Fatti i 9 punti alti, mi sposto nel secondo punto del gruppo di 3 punti alti del giro sottostante con un punto basso e di nuovo filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto formato dalle 3 catenelle del punto V del giro sottostante e faccio 9 punti alti. Fatti 9 punti alti, mi sposto nel punto centrale dei 3 punti del giro successivo con un punto basso e andiamo avanti così. Finito il mio lato e sono arrivata alla punta. Alla punta niente, entreremo negli archetti e lavoreremo 7 punti per archetto come abbiamo fatto per tutto lo scialle. Lavorato i 7 punti, ricordiamoci di lavorare il punto centrale con un altro punto alto e andiamo nell'archetto successivo, perché la punta è formata da 2 archetti, e lavoriamo gli altri 7 punti.
Lavorati i 7 punti, vado a chiudere con un punto basso nel punto centrale del gruppo di 3 punti del giro sottostante, e ora riprendiamo a lavorare i 9 punti per archetto. Quando arriveremo all'ultimo archetto però dovremo lavorare 7 punti più quello di chiusura, ovviamente sull'ultimo punto che abbiamo alla fine del lato. Ed ecco lo scialle finito. Lo scialle misura 165 di larghezza e 73 cm di lunghezza ed ho usato in tutto 2 cake per un totale di 300 grammi. Io lo trovo bellissimo e spero che piaccia anche a voi. E con oggi ho finito. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, per attivare poi la campanellina che vi avviserà per ogni lavoro che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e condividete pure, mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo che ho anche una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video!